Dopo aver visto come i dispositivi si scambiano dati con UART, SP e I2C, ora entriamo nel livello successivo e sto parlando dei protocolli che fanno parlare le macchine tra loro. Dal CN Bus, cuore dell'automotive e dell'industria, al OneWire, minimalista ma geniale, fino a passare all'RS232, che è lo standard che ha portato la seriale nel mondo reale. Qui non si parla più solo di bit e baud rate, ma di affidabilità, distanze e robustezza, perché quando la comunicazione deve funzionare sempre, questi protocolli diventano fondamentali. Questo protocollo è stato progettato per funzionare anche quando tutto intorno ci sono rumori, vibrazioni, interferenze. E sto parlando, come vi avevo detto prima, del CAN bus. CAN praticamente significa Controller Area Network ed è un protocollo nato per l'automotive, ma oggi lo troviamo ovunque, diciamo, nella robotica, nelle macchine industriali, nei veicoli, nei sistemi complessi. CAN utilizza due linee, CANH e CANL. Queste due linee lavorano insieme per creare un segnale differenziale e il segnale differenziale è proprio la chiave della sua robustezza. Se c'è un rumore sul cavo, colpisce entrambe le linee allo stesso modo e il ricevitore lo elimina automaticamente. Perché questo protocollo è così affidabile? Perché è progettato per funzionare in ambienti difficili e parliamo di vibrazioni, motori, alternatori, campi elettromagnetici, cioè praticamente tutto ciò che normalmente distruggerebbe una comunicazione digitale. Ma il segnale differenziale e il sistema controllo degli errori rendono CAN incredibilmente stabile. È il motivo per cui le auto moderne hanno decine di centraline tutte collegate sullo stesso bus. Una delle caratteristiche più affascinanti di CAN, di questo protocollo, è l'arbitraggio. Quando praticamente due dispositivi vogliono parlare contemporaneamente, non si scontrano, non si bloccano e non creano errori. Infatti questo protocollo decide automaticamente chi ha la priorità in base all'ID del messaggio. Praticamente il messaggio più importante passa per primo. Vi faccio un esempio: per collegare l'SP32 al CN bus serve un transceiver. Scusate il mio inglese, ma è quello che è. Il più comune è l'MCP 2515, quindi l'SP32 comunica con il reach trasmettitore, meglio se lo dico in italiano, tramite l'SPI e il reach trasmettitore si occupa di gestire il bus CAN. È lo schema classico che si usa nei progetti automotive e anche nei sistemi di monitoraggio dei camper, giusto per capirci. Quindi CAN è perfetto quando devi collegare tanti dispositivi che devono scambiarsi informazioni in modo affidabile e lo trovi, come vi dicevo, in auto e moto, robot industriali, macchine CNC, stampanti 3D Core XY moderne, diciamo, sistemi di diagnostica, veicoli elettrici e ovviamente anche camper. È il protocollo che scegli quando la comunicazione deve funzionare sempre. Quindi quando impari ad usarlo, puoi costruire sistemi complessi, affidabili e professionali. Ora parliamo di un protocollo storico, un protocollo che esiste da decenni e che, nonostante l'età, troviamo ancora oggi in tantissime macchine industriali. E sto parlando dell'RS232, che è un protocollo seriale molto simile all'UART come concetto, diciamo, ma completamente diverso nei livelli elettrici. L'RS232 utilizza tre linee principali: la trasmissione, la ricezione e il GND, che è la massa. E fin qui sembra identico all'UART, ma la differenza è enorme. Infatti l'RS232 non lavora a 3,3 volt, non lavora a 5 volt, ma lavora a più o meno 12 volt. Questo significa che il livello logico 1 può essere a più 12 volt e il livello logico 0 può essere a meno 12 volt. È un protocollo pensato per percorrere distanze più lunghe, per resistere meglio al rumore elettrico. Negli anni in cui è stato progettato, i computer e le macchine industriali non avevano microcontrollori moderni, avevano circuiti molto più
rumorosi, diciamo, e avevano delle alimentazioni instabili e i cavi erano lunghissimi. Per garantire che il segnale arrivasse sempre, l'RS-232 ha scelto livelli elettrici molto alti. Così il rumore non poteva confondere i dati. Ad esempio, se lavori con macchine CNC datate o vecchi PLC, l'RS-232 è ovunque. Molte macchine industriali ancora oggi ricevono comandi, diagnostica e parametri tramite una porta RS232. C'è da notare una cosa, l'SP32 non può essere collegato direttamente all'RS232. I livelli elettrici sono troppo alti. Serve un convertitore, magari il più comune è il Max 232. Il Max 232 praticamente prende i più o meno 12 volt dell'RS232 e li converte nei 3,3 volt per l'SP32. Solo così puoi leggere o inviare dati in sicurezza. Fate attenzione a questa cosa che è importante. Per farvi capire, l'RS232 e l'UART sono simili nel formato dei dati, ma completamente diversi nel modo in cui viaggiano questi dati. L'UART è pensato per comunicazioni brevi tra dispositivi moderni con livelli logici bassi. L'RS232 è pensato per comunicazioni più lunghe in ambienti industriali con livelli elettrici molto più robusti. Potresti chiederti, ma perché l'RS32 esiste ancora? La risposta è semplicissima. Le macchine industriali durano 20 anni, 30 anni, a volte anche di più, anche 40 anni, e se una macchina funziona, nessuno la cambia solo per aggiornare il protocollo. Quindi l'RS232 rimane e rimarrà ancora per molto tempo. In poche parole, l'RS232 è un protocollo storico, ma ancora fondamentale nel mondo industriale. Quindi se vai a lavorare con CNC, PLC, macchinari datati, prima o poi lo incontrerai tranquillamente. E sapere come funziona ti permette di dialogare con macchine che hanno decenni di vita ma che continuano a lavorare ogni giorno. Ora arriviamo al protocollo più minimalista di tutti, un protocollo che è molto strano perché riesce a comunicare usando un solo filo e sto parlando di OneWire. OneWire è un protocollo sviluppato da Dallas Semiconductor e oggi usato soprattutto per sensori di temperatura, identificazione e piccoli dispositivi digitali. OneWire utilizza una sola linea dati, come vi dicevo, più la massa ovviamente. Sulla linea dati viaggiano sia le informazioni sia l'alimentazione. È un protocollo half duplex, si può trasmettere o ricevere, ma non entrambe le cose contemporaneamente, questa è una cosa da capire. Il master controlla completamente il bus, decide quando inviare i comandi e quando leggere i dati. Una delle caratteristiche più interessanti di OneWire è l'alimentazione. Il dispositivo può essere alimentato direttamente dalla linea dati, non serve un filo dedicato per la VCC, giusto per capirci. Infatti questo ti permette di installare sensori in posti difficili con un cablaggio minimo. Ogni dispositivo OneWire ha un codice univoco a 64 bit, è inciso nella memoria del chip. Questo significa che puoi collegare tanti dispositivi sullo stesso filo e il master può identificarli uno per uno. Ed è perfetto per sistemi di monitoraggio dove devi sapere esattamente quale sensore stai leggendo. Facciamo un esempio con il più famoso sensore DS18B20, mi sembra si dica così, un sensore di temperatura digitale preciso, economico e affidabile. Lo colleghi con un solo filo, lo identifichi tramite il suo ID e puoi leggere la temperatura di decine di punti diversi, tutti sullo stesso bus. Infatti questo è il sensore perfetto per monitoraggi ambientali, per acquari, camper, impianti industriali e sistemi anche di automazione. Questo protocollo è semplice ma richiede un timing molto preciso. Ogni bit viene letto in una finestra temporale specifica. Il master deve rispettare esattamente i tempi di lettura e di scrittura. Se il timing è sbagliato, il sensore non risponde o risponde con dati corrotti. Per questo motivo molte librerie gestiscono automaticamente il timing, così non devi farlo tu manualmente. Praticamente questo è il protocollo che scegli quando vuoi monitorare tanti punti con il minimo cablaggio possibile. Abbiamo visto insieme tutti i protocolli fondamentali dell'elettronica embedded: UART, SPI, I2C,
CAN, RS232 e OneWire. Se ci pensi, ognuno di questi protocolli risolve un problema diverso. C'è chi punta sulla velocità, chi sulla semplicità e chi sulla robustezza, oppure chi sulla flessibilità o chi sulla riduzione del cablaggio. E quando inizi a riconoscere questi protocolli, quando inizi a capire perché esistono e quando usarli, l'elettronica smette di essere un insieme di fili e componenti e diventa un sistema logico, ordinato e comprensibile. Se capisci i protocolli, capisci come parlano i tuoi dispositivi, capisci perché un sensore risponde, capisci come un display riceve i dati, capisci cosa succede quando un microcontrollore invia un comando e quando capisci come comunicano puoi costruire sistemi più affidabili, più diciamo professionali e più completi. Questi protocolli li usiamo ogni giorno. Li troviamo nei sensori che montiamo sui nostri progetti, nei display delle stampanti 3D, nei driver dei motori, nei sistemi di automazione, nelle CNC, ancora nei camper e persino anche nelle auto moderne. Sono praticamente il linguaggio che tiene insieme tutto. E ora che conosci questi protocolli sei pronto per fare un salto di qualità, perché nei prossimi video li useremo davvero, non solo teoria, ma progetti reali. Useremo l'UART per il debug, l'SP per controllare i display ad alta velocità e l'I2C per leggere sensori complessi, oppure il CAN per comunicare con macchine e veicoli, l'RS232 per dialogare con CNC datate e OneWire per monitorare decine di punti con un solo filo. E quando li vedrai in azione, tutto quello che hai imparato oggi diventerà naturale. Grazie per essere arrivato fin qui. Se questo video ti è stato utile, fammelo sapere nei commenti e noi ci vediamo con il prossimo progetto.